Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Spero che stiate bene e spero che siate pronti per una nuova lezione di italiano. Nel video di oggi vorrei portare alla vostra attenzione 8 frasi informali che sono ampiamente utilizzate nella vita quotidiana, quindi nei dialoghi di tutti i giorni. Adesso sullo schermo vedrete 8 frasi, anche queste di uso comune, ma di registro neutro. Sono delle frasi standard che sicuramente conoscete già. Per ognuna di queste frasi oggi vedremo un'alternativa informale, così che possiate alternare un po' le vostre domande, le vostre frasi, le vostre esclamazioni quando parlate con qualcuno. Vediamo la prima frase, che in questo caso è una domanda. Siamo abituati a dire "come stai?" per chiedere come sta una persona. C'è però un'alternativa più informale che si usa davvero molto nella conversazione di tutti i giorni, che è "tutto bene? Tutto bene?" Quindi se non volete chiedere sempre come stai, potete anche semplicemente chiedere "tutto bene?" La seconda alternativa che vediamo oggi è alla domanda "perché?" Perché? Ovviamente perché è una delle domande più fatte nella vita quotidiana, ma c'è un'alternativa informale e molto utile, anche molto carina da sapere. L'alternativa è "come mai?" Come mai? Sia perché sia come mai sono delle frasi interrogative con cui possiamo chiedere la ragione o il motivo di qualcosa. La terza frase che vediamo insieme è l'alternativa al verbo volere. Per esempio, posso fare una proposta: "Vuoi un caffè?" Vuoi un caffè? Questa è una domanda standard con il verbo volere. C'è però un'alternativa informale e molto usata nella vita di tutti i giorni, che è "ti va un caffè?" Ti va un caffè? Quindi qui utilizziamo il verbo andare con un pronome oggetto indiretto. Questo uso del verbo andare è estremamente usato nella vita quotidiana, quindi vi consiglio di memorizzare questa espressione. Ti va un caffè? Oppure ti va di andare al cinema? Andiamo avanti. Quando qualcuno ci dice grazie, che cosa rispondiamo? La prima risposta che si impara è prego. Grazie, prego. Ovviamente questa è una risposta ottima che dovete continuare ad usare perché è una risposta standard. A grazie si risponde prego. Però ci sono anche delle alternative che potete usare di tanto in tanto. Una di queste alternative informali è di niente. Di niente. Grazie. Di niente. Andiamo avanti. Un verbo molto utilizzato nella conversazione di tutti i giorni è il verbo dovere. Quindi io dico devo andare al supermercato, devo andare all'ufficio postale, devo fare questo, devo fare quello, eccetera, eccetera. Ma nella conversazione quotidiana c'è un'alternativa che è davvero molto utilizzata dai parlanti, che è davvero molto utilizzata da noi parlanti di lingua italiana, che è l'espressione mi tocca. Quindi invece di dire devo andare al supermercato, dico mi tocca andare al supermercato, mi tocca fare questo, mi tocca fare quello. Se io dico mi tocca fare qualcosa, ho un'incombenza da portare a termine ed è qualcosa che mi pesa fare, mi tocca andare all'ufficio postale. Non mi va, ma devo farlo. Andiamo avanti. Quando siamo d'accordo con un'idea,
con un progetto, siamo d'accordo a fare qualcosa, quindi vogliamo partecipare a qualcosa, possiamo dire sono d'accordo, oppure più informalmente possiamo dire ci sto, ci sto, ci stai? Ci sto. Quindi è un'espressione molto carina da utilizzare nella vita quotidiana. Qualcuno vi chiede: ti va di fare un aperitivo? Vieni a fare un aperitivo? Sì, ci sto. Che vuol dire quindi voglio farlo, sono d'accordo, voglio partecipare. In sostanza è un'espressione che significa voglio essere coinvolta nella proposta. Poi spesso ci troviamo in una situazione in cui stiamo facendo aspettare qualcuno. L'altra persona ci chiama: dai, sbrigati, è tardi, dobbiamo andare. Ci stiamo impiegando un po' di tempo. Che cosa diciamo per attenuare l'attesa? Diciamo: arrivo, sto arrivando, vengo subito, un attimo. Sono tutte espressioni che forse avete già sentito. Ce n'è una, però, che è davvero molto utilizzata nella vita di tutti i giorni, che è ecco. Sicuramente avete sentito questa parola in altri contesti. Questa parola ha tanti significati in italiano. Oggi ne vediamo solo uno. Oggi vediamo ecco con il significato di arrivo, vengo subito. Un altro esempio che mi viene in mente è quando mia madre urla è pronto e noi che ci attardiamo ad arrivare a tavola, ad andare a tavola, che diciamo ecco, ecco, ecco. Cosa significa? Significa arrivo, arriviamo, vengo, veniamo subito. Poi abbiamo un'altra domanda. Possiamo chiedere a qualcuno: sei pronto? Sei pronta? Per esempio, dobbiamo partire e io chiedo alla persona che ho davanti: sei pronto? Sei pronta? Quindi che significa? Significa: hai fatto la valigia? Hai preso tutto ciò che serve per partire per il viaggio? Bene. C'è un'altra domanda che possiamo porre in questo senso, che è: ci sei? Ci sei? L'altra persona risponderà: ci sono pronto. Ci sono pronta. Quindi, qui l'alternativa che studiamo insieme oggi è: ci sei? Sotto forma di domanda oppure anche come risposta, affermazione. Ci sono. Possiamo partire, ci sono. Questo è tutto per il video di oggi. Spero di aver fatto cosa gradita, spero di avervi insegnato delle espressioni molto utili nel video di oggi. Se avete delle domande, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie ancora per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!